Ciao e ben ritrovato. Veniamo subito all'argomento di oggi, che è molto importante. Ogni nostro pensiero pianta un seme dentro di noi, che il nostro continuare a vivere alimenta e porta a germogliazione. Quindi ogni nostro giudizio, ogni nostro dito puntato, ogni maledizione che abbiamo mandato, ogni sorriso, ogni bel gesto, insomma, per dirla con altre parole, ogni nostra opera, sia questa buona che cattiva, si trasforma in un seme. Quindi, se avessi un orto, quali semi pianteresti tu se vuoi coltivare i pomodori? I semi di pomodoro o quelli della gramigna o dell'erbaccia? Come vedi, tutto dipende da te, quindi d'ora in avanti pensaci. Questa è la parte fondamentale dell'insegnamento buddista. Per questo la consapevolezza è il centro dell'insegnamento del Buddha. Perché? Perché se tu sai questo, ti comporti di conseguenza. Praticare per cambiare la nostra realtà non è buddismo, perché è attraverso la sofferenza che abbiamo modo di evolverci. E come? Comprendendola, accettandola e trasformandola da veleno in medicina. Comprendendola, accettandola e trasformandola da veleno in medicina. Ecco perché il Buddha la sofferenza l'ha chiamata nobile, e questa è la prima nobile verità. La seconda è la causa della sofferenza, e questa causa qual è? Il desiderio. Molti si nascondono dietro allo slogan "i desideri terreni sono illuminazione", pensando che questo giustifichi il desiderare cose materiali e che la propria felicità passi da questo. Ma se così fosse, soltanto chi ha sarebbe felice e i ricchi non piangerebbero. I desideri terreni si trasformano in illuminazione soltanto quando questi recidono le radici degli attaccamenti. Se tu ti sei avvicinato al buddismo solo per realizzare i tuoi desideri, sappi che hai sbagliato strada. Dovevi partire per Fantasilandia. Io lo so, guarda, che la maggior parte di credenti del buddismo di Nichiren si è avvicinato alla pratica proprio per questo. Ed è questo il frutto di uno shakubuku sconsiderato, perché i pescatori lo sanno benissimo che il tipo di pesce che prendi dipende dall'esca che usi. Nel Sutra del Loto, come abbiamo visto nel video precedente, si dice che i desideri terreni bruciano la nostra vita, ma nel Gosho leggiamo che invece sono illuminazione. Allora qui tu sei davanti a un bivio. Se Nichiren avesse inteso nel Gosho quello che intendi tu, allora sarebbe stato non l'apostolo del Sutra del Loto, ma il nemico del Sutra del Loto, visto che predicava contro il Sutra del Loto. Anzi, Nichiren, come abbiamo visto, essendo le quattro nobili verità sono il primo sermone del Buddha, non sarebbe nemmeno stato buddista se avesse inteso quello. E poi l'avrebbe usato anche lui. Quindi Nichiren intendeva tutt'altro di quello che portano avanti molte persone. E sarebbe inutile spiegarlo, perché lo so che non l'accetterebbero. Perché? Perché il centro della loro pratica è la realizzazione dei loro desideri. Quindi ti lascio il tempo di capire, e se lo capiranno e se avranno interesse a capirlo. Ecco, ora hai la soluzione. Quindi non farti spaventare dai problemi, perché i problemi, quando hai la soluzione, si trasformano in soddisfazioni. Ma la soluzione non è forzare o manipolare la realtà, ma comprenderla ed accettarla, come abbiamo visto. Altrimenti non la puoi trasformare in medicina da veleno. Al contrario, i problemi che non hanno soluzione si trasformano in tragedie. Quindi fai attenzione a non vivere come Don Chisciotte contro i mulini a vento. È questo il punto. Guarda,
Insomma, tutti noi conosciamo il dolore della perdita di una persona cara, di qualcosa che per noi contava, il dolore della rabbia, dell'abbandono, del desiderare qualcosa che non abbiamo, ma è proprio questo nostro sentire che ci ha reso quelli che siamo, quindi unici in ogni singola vita. Tutto questo è la nostra vita, perché la nostra vita è il nostro vissuto e il nostro presente. Quindi ogni battito del nostro cuore è fondamentale, sia quello lento che quello veloce. Ogni nostro bicchiere d'acqua è importante, ogni nostra lacrima, ogni nostro sorriso, perché tutto questo siamo noi, perché noi siamo tutto ciò che abbiamo visto, tutto ciò che abbiamo contestato, tutto ciò che abbiamo apprezzato o tutto ciò che abbiamo amato. Tutto questo siamo noi. Molti mi scrivono dicendo: se avessi incontrato il buddismo di Nichiren prima, non avrei sofferto per quello, non avrei sofferto per quell'altro. E no, perché se tu non avessi avuto quelle sofferenze, se tu non avessi sofferto per quelle cose, non saresti quello che sei e non avresti incontrato il buddismo. Quindi non recriminare mai, non ti lamentare mai della vita che hai avuto o della vita che hai, perché non sai che cosa stai mettendo, non sai come si evolveranno le cose. Adesso magari tu le vedi colpi di sfortuna, ma quante volte la fortuna che abbiamo avuto si è rivelata una disgrazia e viceversa. E questo è il punto. Se tu riavvolgessi il nastro della tua vita e ricominciassi a registrarci sopra, quante cose anche belle perderesti? Perché devi vivere con questo senso di colpa di aver sbagliato in quel determinato momento o in quell'altro? Adesso non saresti tu, qualsiasi nome tu abbia, e non staresti nemmeno qui ad ascoltare quello che io sto cercando di dirti. La possibilità che noi abbiamo di crescere passa proprio, il Buddha ci dice, attraverso questo nostro travaglio, questo nostro dukkha. Dukkha è una parola sanscrita che significa, più che sofferenza, è stata tradotta come sofferenza, ma forse la traduzione migliore è insoddisfazione. Quindi impara a non lamentarti, perché non conosci, non sai che cosa c'è dietro l'angolo. Se adesso, ad esempio, la tua relazione finisce, e adesso sei disperata, puoi bestemmiare, puoi avercela con tutti, ma magari domani incontri l'uomo o la donna della tua vita, e allora quando poi vivrai quella situazione lì, guardandoti indietro, ti renderai conto che che tutta la tua rabbia era ingiustificata. Quindi aspetta a giudicare, aspetta sempre a giudicare. E guarda che se ci fermiamo ad osservare per un momento la nostra vita, ci accorgiamo che non abbiamo perso, ma al contrario abbiamo vinto, perché siamo ancora qui, pronti a rimetterci in gioco, pronti a migliorare noi stessi e di conseguenza, come sappiamo, anche il nostro ambiente. Ma per fare questo bisogna crederci, e per crederci bisogna imparare a vedere al di là delle apparenze, al di là di ogni singolo episodio o della serie di episodi negativi, che se da singolo sono diventati molti, vuol dire che siamo stati noi che abbiamo continuato a camminare in quella direzione. Non è la vita che ci ha punito o il nostro karma che ci ha fagocitato. Siamo stati noi a non capire che la direzione presa era quella sbagliata. Ma in ogni caso siamo ancora vivi, quindi possiamo ricominciare. E non importa quante volte cadi, perché è proprio cadendo che hai imparato a camminare o ad andare in bicicletta. Ma tutto questo non te lo ricordi. Non ti ricordi che hai dovuto lottare anche per imparare a portare il cucchiaio alla bocca? Non te lo ricordi perché eri piccolo. Non ti ricordi più di quante volte ti sei messo il cibo nel naso, nella testa o nel seggiolino.
anche tutto questo, anche tutto quel bagaglio lì che è rimasto dentro di te, sei te. La differenza è che adesso conosci la paura di ogni cosa che non conosci. Conosci la paura di te stesso, conosci la paura degli altri, del fallimento, della perdita. E questa ci tiene stretti, questa paura, perché continua a vivere per noi questa vita che ci siamo trovati fra le dita, negli occhi, insomma nelle orecchie. Allora la domanda che dobbiamo porci è: vogliamo continuare a vivere o vogliamo destinarci soltanto a rivivere? Perché essendo la paura a guidare la nostra vita, fai bene attenzione, non ci può portare questa verso la felicità. Allora ciò che rivivi non può essere altro che la tua sofferenza. Capisci il punto? Quindi fai bene attenzione al tuo comportamento. Impara a soffermarti sulle cose. Il buddista vive la sua vita attento proprio per questo che ti ho appena detto. Ciao, spero di esserti stato utile. Ci sentiamo alla prossima.